Lo sapevi che il 70% dei problemi in viaggio nasce prima di partire? Ecco i 9 elementi che devi assolutamente controllare mentre organizzi il viaggio. Ciao a tutti, io sono Elena e questo è il Viaggiator Sapiente. Oggi parliamo dei 9 elementi fondamentali per organizzare un viaggio. Certo, sono solo 9, non vi aspettate che siano proprio tutti, ma sono quelli fondamentali tanto per cominciare a capire come muoverci. Ce ne saranno tanti altri, avremo tempo di parlarne. Oggi cominciamo con i primi 9. Il primo. Sembrerà stupido, ma è il motivo del viaggio. Prima di tutto dobbiamo capire perché abbiamo deciso di viaggiare. È diverso dover viaggiare per lavoro, andare in vacanza, fare un viaggio di nozze, viaggiare con la famiglia. Prima di tutto, perché viaggio? Un viaggio di lavoro non è una vacanza di coppia, non è un viaggio di nozze, non è un weekend a Parigi, non è un safari di 15 giorni in Kenya. Domanda da farsi è: perché sto viaggiando? Secondo elemento, la data del viaggio. La data può essere ovviamente fissa, nel senso che dobbiamo arrivare a un appuntamento di lavoro e quello è l'appuntamento, quindi quella è la data. Oppure può essere flessibile, ad esempio per una vacanza, e soprattutto se avete la fortuna di potervi scegliere il periodo di ferie. La data comunque rimane il secondo elemento più importante nell'organizzazione del viaggio, perché incide tantissimo sul viaggio stesso, perché incide sui prezzi, sul clima, sull'affollamento, sulle disponibilità dei servizi a terra. La data è un elemento fondamentale del viaggio che si collegherà strettamente alla destinazione, perché arrivare in Kenya durante le grandi piogge dove vi allagate in tenda tutte le notti non è come andare in Kenya a settembre o a febbraio durante la stagione secca. Andare a Copenaghen a febbraio, quando ci si surgela a mettere il naso fuori dalla porta, non è come andare a Copenaghen a luglio. Quindi data e destinazione, abbiamo appena visto, sono strettamente collegate. Quindi il terzo elemento è ovviamente la destinazione. Come abbiamo visto, destinazione e data sono collegate. Più riuscite a collegarle, più verrà bene il vostro viaggio. Se riuscite a scegliere rispetto alle vostre date la destinazione migliore per quella data, avete fatto bingo. Data vuol dire comunque tenere in considerazione stagionalità, quindi alta o bassa stagione, che influisce sul budget, influisce sulla disponibilità, influisce sull'affollamento, il meteo, influisce su tante cose. Quindi tenete bene in considerazione anche la stagionalità del luogo dove state andando, perché stare in spiaggia con neanche 1 metro quadrato per poggiare la borsa e stare in spiaggia con lettini ben distanziati a 10 metri vi darà un'esperienza di quel viaggio molto diversa. Purtroppo vi devo dare una brutta notizia, che approfondiremo poi in tanti altri video e comunque in un video dedicato ai biglietti aerei e al volare. I last-minute non esistono più. I motivi ve li spiegherò in un altro video, come ho detto. Adesso vi basti sapere che per viaggiare in Europa i prezzi migliori si trovano intorno ai 3 mesi prima della data di partenza, che per i voli intercontinentali bisogna cominciare a cercare 6-8 mesi prima. Questo mi porta a parlare del budget. Il vostro budget deve essere realistico. Per farvi un'idea dei prezzi, perché a volte si potrebbe anche non avere nessuna idea del prezzo se non siete mai stati nel luogo che volete visitare, basta andare in agenzia, prendere un paio di cataloghi e guardare i prezzi dei pacchetti. Quello vi darà già una buona idea del prezzo del vostro viaggio. Sono convinta che con un po' di pratica, seguendo i miei consigli e un po' di esperienza, riuscirete a battere quei prezzi facendo da soli.
E ora arriviamo di nuovo a parlare dei voli. Adesso dalla parte pratica. 3 mesi prima per l'Europa o 6-8 mesi prima per i viaggi intercontinentali, come abbiamo appena detto, dovete cominciare a capire quanto costa il volo per la vostra destinazione del cuore. Ci sono i comparatori, c'è Skyscanner, c'è Google Flights, c'è Hopper, c'è Roam2Rio, ce ne sono tanti. Vi serviranno carta e penna per cominciare ad appuntare tutte le alternative che trovate, perché adesso comincia la vera programmazione e troverete tante di quelle informazioni che se non le scrivete andranno perdute. Aprite il comparatore e cominciate a cercare la vostra tratta. Dovete stare attenti almeno a 3 elementi, che sono il prezzo, gli orari e gli scali. Allora, il prezzo, per ovvi motivi, deve rientrare nel vostro budget. Gli orari. Non è indifferente arrivare a notte fonda a destinazione e dover pagare anche inutilmente una notte all'albergo, piuttosto che arrivare la mattina e avere tutta la giornata davanti, o comunque nel primo pomeriggio e potervi godere ancora un pomeriggio di sole. Questo vale all'andata e al ritorno. Cercate di non sprecare notti di albergo. Stesso identico discorso vale per gli scali. Skyscanner, Hopper, Google Flights. Il comparatore, in ogni caso, vi presenterà tante rotte, tanti prezzi e molto spesso, per farvi risparmiare, vi proporrà nei bellissimi giri del mondo. Mi spiego meglio. Se volete andare da Roma a Nairobi, il volo diretto ci mette 6 ore. Se fate scalo a Doha, probabilmente ce ne mettete 18. Ma non solo ci avete messo 18 ore, ma lo scalo a Doha vi avrà fatto spendere dei soldi che al momento della prenotazione non vi saranno venuti in mente, perché stare ore seduti in un aeroporto vuol dire come minimo mangiare e bere qualcosa. Quindi se per risparmiare 100 euro avete spese 50 in aeroporto e ne avete fatte 18 di ore di volo, anche gli scali sono da tenere in considerazione. Quindi cercate di evitare gli scali se esiste il volo diretto. E vi aggiungo, e non ve l'avevo elencato prima, andate anche a vedere quanto costa il volo sul sito della compagnia aerea, perché anche dovesse costare un pochino di più, comunque prenotando direttamente con la compagnia aerea non avrete messo tra voi e la soluzione di un eventuale problema un terzo, che in questo caso oltretutto sarebbe un sito e non una persona, che non vi può risolvere il problema nello stesso tempo reale in cui ve lo risolve la compagnia. Su tutto questo torneremo. Quindi, se avete trovato il volo perfetto, ve lo segnate e non lo prenotate ancora, non lo prenotate finché non avete trovato l'alloggio. Chiaramente cercate a questo punto di stringere i tempi, perché lo sapete, i prezzi dei voli sono dinamici. Il prezzo di oggi potrebbe non essere il prezzo di domani, certo potrebbe scendere, ma potrebbe anche salire. Un piccolissimo inciso: in questo momento storico, gennaio 2026, il dollaro è ai minimi storici, quindi prenotare voli e alloggi all'estero potrebbe anche essere conveniente in questo momento, anche fosse solo per un fattore di cambio. Comunque, a questo punto avete trovato il volo, non l'avete prenotato perché dovete ancora cercare l'alloggio. Sugli alloggi non vi posso dire molto in una pillola. Vi do un solo consiglio: qualsiasi sia l'alloggio che avete scelto, che sia un albergo, un Airbnb, un camper, un campeggio, un ostello, prima di prenotare andate a leggere le recensioni. Leggetele con criterio. Non ci importa sapere se c'erano i fiori freschi o se vi hanno fatto trovare la cioccolata di benvenuto. Ci importa sapere se era pulito, la posizione dell'alloggio, perché potrebbe essere anche in mezzo a nulla,
la sicurezza del quartiere, perché non possiamo andare in vacanza e poi chiuderci dentro casa al tramonto per paura di uscire, se è ben collegato con il centro della città, se non è in centro, e se nelle recensioni si evidenziano problemi ricorrenti segnalati da più viaggiatori. Questo sì che è importantissimo. Un'ultima cosa sugli alloggi: spesso si possono prenotare, pagando leggermente di più, con delle belle condizioni di cancellazione. Approfittatene sempre, in maniera che qualsiasi cosa succeda, almeno l'alloggio potrà essere cancellato. Da qui arriviamo al settimo elemento fondamentale quando si organizza il viaggio da soli. Le assicurazioni. E ve ne elenco due, perché tutti pensano sempre a una sola, ma sono due quando si fa da sé. Prima ne abbiamo parlato fino adesso. Le assicurazioni contro l'annullamento. Non vi pagheranno certo se cambiate idea, ma vi pagheranno se non potrete più partire per motivi di salute. Quindi, se vi doveste sentire male voi o la persona che viaggia con voi un giorno prima di partire, l'assicurazione interverrà a pagarvi tutte le penali che vi saranno addebitate dalla compagnia aerea o dall'albergo. Io la faccio sempre, non costa molto, si assicura il valore del pagato, inutile assicurare di più, tanto l'assicurazione ti dà solo quello che hai pagato di penali, quindi è inutile assicurare 10.000 euro se il viaggio ne vale 2.000. Assicuro i servizi man mano che li compro, quindi compro il biglietto, assicuro il biglietto, compro l'albergo, assicuro l'albergo. Se compro tutte e due nell'arco di 72 ore, assicuro tutte e due insieme. Vi dico 72 ore, non vi spiego perché, ma ricordatevi 72 ore. Seconda assicurazione, quella di cui tutti parlano, o perlomeno di cui tutti dovrebbero parlare, è l'assicurazione sanitaria. Se è vero che in Europa l'assistenza di primo soccorso è garantita a tutti con la tessera sanitaria, ed è vero, non è del tutto vero però che è tutto garantito. Se abbiamo bisogno di un ospedale ci assisteranno, ma dopo le dimissioni sarà tutto a carico nostro. E questa è l'Europa. Quindi già in Europa consiglio una piccola assicurazione sanitaria. Costano veramente tanto poco. Chi viaggia spesso può farla annuale e risparmiare anche. La può fare per il mondo intero e veramente risparmiare. Chi viaggia poco la fa una tantum. Spera di buttare quei soldi, ma se per caso succede qualcosa, quei soldi hanno salvato il viaggio. Fuori dall'Europa è tutto a pagamento, tutto, e non contate sui prezzi locali, perché in caso di incidenti in Egitto, con tutto il rispetto per il sistema sanitario egiziano, nessuno di noi vuole finire in un ospedale pubblico egiziano. Ci sono le cliniche per turisti a prezzi europei. Quindi, se uscite dall'Europa, l'assicurazione sanitaria è indispensabile. Mettetela nel budget. Non costa molto, ne parleremo. La potete comprare con chi vi pare. Leggete bene le condizioni di polizza, perché spesso ci sono limiti di età degli assicurati, franchigie, scoperti ed esclusioni. Però va fatta lo stesso. Non vi fate trovare all'estero senza assicurazione sanitaria. Lo dico per voi. E ora passiamo all'ottavo elemento fondamentale, che sono i trasferimenti. Raramente ci si pensa, ma è bene organizzarsi già da casa i trasferimenti dall'aeroporto all'alloggio e viceversa, ovviamente. In Europa è facile che l'aeroporto sia ben collegato con la città dal servizio pubblico. Nelle grandi città del mondo
normalmente è così. Ci sono altre aree del mondo che non sono assolutamente coperte da servizio pubblico, o se il servizio pubblico c'è, non è adeguato agli standard richiesti dagli europei. Per cui cominciate a studiare prima il come andare dall'aeroporto all'alloggio e viceversa, quanto costa, come si prenota, dove si comprano i biglietti, etc. Se vi dovesse servire un'auto al noleggio, perché siete finiti in un posto che non ha nessun collegamento, oppure dovete andare in un posto che non ha nessun collegamento con l'aeroporto, oppure state facendo un giro on the road, questo è un altro tipo di viaggio ancora, vi dico quello che vi ho detto per gli alloggi. Scegliete un noleggiatore di buona reputazione internazionale, leggete tutte le clausole del contratto di noleggio, ma prima ancora leggete tutte le recensioni con criterio. E arriviamo all'ultimo elemento, che è il roaming. Finché siamo in Europa non abbiamo problemi di telefono, non abbiamo problemi di giga e di Google Maps o di WhatsApp con gli amici o con i parenti a casa. Appena usciamo dall'Europa, il roaming arriva a costare anche più di €1 al minuto? Scatto alla risposta. E non vi dico quanto costa un megabyte. I prezzi sono assolutamente fuori dalla portata di chiunque. Organizzatevi per tempo, fate le vostre ricerche. Esiste adesso la possibilità di comprare eSIM da viaggio. Prima ancora della partenza si installano con un QR code se il vostro telefono è abilitato a lavorare con le SIM, o esiste il vecchio caro sistema di arrivare in aeroporto a destinazione e comprarsi una SIM locale, che è quello che uso io, perché normalmente le SIM locali si riescono ad ottenere anche con qualche minuto di telefonata internazionale compreso, in maniera da poter chiamare in Italia la centrale operativa dell'assicurazione dovesse mai malauguratamente servire, mentre le SIM sono solo collegamento internet, per cui vi dovesse mai servire di chiamare casa con la fonia, sareste tagliati fuori e costretti ad usare la vostra SIM italiana a prezzi che vi ho detto prima. Quindi, quando arrivate in aeroporto in Italia e salite sull'aereo, quando mettete il vostro telefono in modalità volo, tenetecelo finché non avete installato la SIM fisica dall'altra parte, perché sennò il vostro conto non si svuoterà, andrà molto sotto. Quindi non togliete la modalità volo finché non avete una SIM o locale o un eSIM da utilizzare. Mi raccomando, questo è un consiglio veramente spassionato. Siamo arrivati alla fine di questo lungo video. Io vi ringrazio per essere stati con me fino adesso a vedere quali sono i 9 elementi fondamentali per organizzare un viaggio in modo consapevole e senza rischi inutili. Vi chiedo di mettere nei commenti quali sono i vostri argomenti preferiti, cercherò di accontentare tutti. Gli argomenti che abbiamo trattato oggi verranno approfonditi settimana dopo settimana, ma se ne avete altri o se preferite vedere prima uno o prima l'altro, lasciate sicuramente un commento e vi ringrazio. Concludo dicendo che se questo video ti è stato utile, lascia un like per favore, aiuta il canale a crescere perché così funziona YouTube. Se poi veramente vuoi imparare a organizzare i tuoi viaggi in autonomia, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sarai avvisato di ogni nuovo video. Grazie a tutti veramente per l'attenzione e buona serata.